Buongiorno amici del canale. Ciao! Allora, oggi ci vedete immerse negli armadietti dell'asilo. E sono armadietti dell'asilo. Perché la maestra di Michelangelo, il mio bimbo, quello più piccolino, all'asilo mi ha chiesto se c'era modo di recuperare questi vecchi armadietti. E io, quando sento qualcuno che appunto mi dice se c'è modo di recuperare, mi viene un po' l'ansia perché ho sempre paura che vengano buttati. Ovviamente sono belli, solidi, hanno i loro anni, certo, penso che avranno almeno 40 anni questi armadietti, e all'epoca sono stati colorati con dei colori accesi, colori che andavano bene, andavano di moda all'epoca. In alcuni punti sono ammaccati, in altri punti bisogna sicuramente togliere via tutta la ferramenta, pulirla, lucidarla per quanto è possibile e ovviamente oltre che renderli belli, carini e perfetti tra di loro bisogna anche comunque fare un lavoro dove non si vedono le ammaccature, i solchi e tutto quello che viene via dalla vecchia vernice. Quindi li faremo, diciamo, parlare tra di loro, perché sarà un susseguirsi di disegni e una volta che saranno affiancati, ovviamente c'è la numerazione dietro, vengono messi in un certo modo e una volta che saranno numerati saranno molto molto carini tra di loro. Noi oggi partiremo con i primi 5 armadietti e poi ne faremo altri fuori dal tutorial perché sono veramente tanti. Partiamo? Partiamo. Partiamo. Ovviamente se vogliamo fare un buon lavoro bisogna prima togliere la ferramenta vecchia, anche perché qua sotto hanno messo dei collanti, bisogna purificare la superficie, renderla bella liscia. Io mi sono presa un levachiodi fatto così per far meno fatica. Se voi non ce l'avete potete anche utilizzare tranquillamente un cacciavite. Ecco qua, questa è la situazione che ci troviamo adesso, quindi io ora prendo una carta vetro e vado sicuramente a ripulire. Io ho un piccolo scalpello, se avete una problematica come la mia potete togliere già con lo scalpello. Io poi passerò anche un po' di levigatrice per purificare tutta la superficie e scrostare bene, però già così si vanno a togliere i difetti maggiori. Questa è la prima passata, bisogna poi anche togliere tutte le viti che ci sono qui, ovviamente con un cacciavite, e togliamo via tutta l'altra ferramenta. È importante lucidarla e rimontarla come se fosse appena stato creato il mobiletto. Grazie Emma. Ah, guardate qua la sorpresina. In passato era già azzurro. L'hanno ricolorato e non avevano tolto la ferramenta. Guardate qui. Da-da! Sì, si vede che c'è un azzurro un pochettino più chiaro e qua si vede addirittura l'arancione. Quindi hanno già anche cambiato il colore nei loro anni. Ora noi togliamo tutto così ripartiranno da zero. Come ben sapete, MG Paint aggrappa su tutte le superfici, infatti siamo l'unica azienda che non produce l'aggrappante. Quindi non solo vi dico che aggrappa su tutto, ma vi do anche la garanzia. Però qua abbiamo un problema. Questa superficie è piena di ammaccature, di bugnature e mica possiamo andare a colorare così. Certo, MG Paint aggrapperebbe, ma primo rischiamo che si scolli, perché se si scolla il colore azzurro, si scolla ovviamente quello che c'è sul colore azzurro. E seconda cosa, starebbe male, si vedrebbero i buchettini, i solchi. Io ho preso la mia levigatrice, la collego al mio aspirapolvere così non faccio polvere e vado a, diciamo, purificare la superficie togliendo quello che si deve togliere. Quello che si stacca andrà via. Io uso una levigatrice particolare perché gira e vibra e ha dei fogli adesivi che sono in rete. Anzi, Emma, me ne dai uno nuovo per favore? Questa rete è fantastica perché essendo microfiltrata aspira al 100% le polveri, anche le più sottili, e vedrete che qua intorno a fine giornata non ci sarà polvere, quindi la possiamo usare anche all'interno di casa. Mi raccomando, è un passaggio da fare molto bene, con molta attenzione, perché tutto quello che si deve scollare deve andare via adesso. Abbiamo già fatto ABBA per togliere via comunque la grassezza, lo sporco, adesso questo è l'ultimo passaggio prima di colorare. Partiamo.
nostro progetto sarà un po' particolare, faremo poi dei disegni e tutto il resto, ma prima si deve dare una, diciamo, una prima base, una prima passata. Partiremo con il dark sand e faremo tutto da qua fino ad arrivare alla parte basica, questa qua compresa, quindi anche la sedutina. Poi invece ci saranno altri due colori che si incastrano. Come si lavora su queste superfici? Noi sfrutteremo tantissimo i nostri nuovi rulli, usiamo il pelo medio, corto, medio e lungo, oggi noi usiamo il medio. Va molto bene per coprire in profondità queste superfici che sono un po' lucidine, un po' carteggiate, quindi va anche bene in profondità quando ci sono delle rovinature. E la cosa importante è che noi ci dividiamo, io uso il rullo e Emma usa il pennello a punta. In questo modo lei può andare bene negli anfratti, così. Quindi Emma passerà davanti a me, farà tutta questa parte di inizio e poi io con il mio bel rullo la seguo. In realtà usando questo rullo ci togliamo tantissimi problemi. Una volta che lui è carico, e ovviamente lo uso puro perché vado su una superficie abbastanza lucidina, vado tranquillamente a totalizzare la superficie in modo molto molto veloce. L'importante è che si carica il rullo, lo si rende molto morbido, molto omogeneo e questo sarà poi il lavoro che noi andremo a fare. 2 mani pure, totali, su tutta la superficie. 1 e 2. Ed ecco qua. È importante capire che posso anche fare questo, certo, però se noi andiamo con il pennellino prima, sicuramente facciamo un lavoro migliore. Così. E quando poi andiamo a passare dopo con il rullo, bello pieno di vernice, andiamo sicuramente a fare molta meno fatica. Unifichiamo la superficie in modo molto veloce e ovviamente copriamo ancora meglio senza segni. Quindi prima passiamo con il rullino, vediamo come viene, ma assolutamente vi consiglio sempre di andare bene negli angolini con un pennello a punta, come stiamo facendo adesso. I pennelli a punta ricordate sempre che sono 2, c'è quello a punta 2 che è un pochettino più piccolo e quello a punta 4 che è un pelino più grande. Guardate quanto è facile e quanto è veloce. Noi con una passata abbiamo già praticamente coperto tutto il fondale. Vi dico ancora una cosa, gli arancioni, i colori come questo che hanno una parte aranciata molto forte, sono sempre quelli più difficili da coprire e invece guardate qui con una sola mano cosa abbiamo già fatto. Ora noi continuiamo, io dove posso vado con il rullo, tanto il peletto di questo rullo mi permette veramente di andare anche in profondità dove ci possono essere delle rovinature e invece poi Emma mi aiuta con il pennello, dove non arrivo io arriva lei. Partiamo con la seconda mano, carico bene il rullo e uso anche questa volta il pennello, così vado bene negli angolini. Adesso prima faccio i lati e poi vado avanti con la parte con il rullo. Guardate come copre bene. La seconda mano è quella definitiva perché con la seconda mano abbiamo coperto completamente il colore di fondo. Usiamo sempre o Magic Paint pura o diluita pochissimo, mi raccomando, al massimo un 10%. E io ora stendo dappertutto la seconda passata, prima di iniziare con Emma a decorare per bene il mio mobile e a renderlo simpaticissimo. Potete utilizzare il pennello per fare gli angoli anche dopo aver usato il rullo, non è un problema. Chiaro che si vedrà al passaggio del pennello. Quindi se poi lo volete togliere, ripassate velocemente il rullo, così. Stendo la seconda mano dappertutto e devo fare attenzione perché mi raccomando, ricordate che con 2 mani, con Dark Sand, andiamo in copertura totale. Abbiamo steso la seconda mano di Dark Sand su tutti i nostri armadietti. Qua ne abbiamo aperti adesso solamente 3.
perché non volevamo, diciamo, distrarvi troppo con troppi pezzi intorno a voi. Tanto comunque, diciamo, la lavorazione che noi faremo la vedrete già su questi 3. Se l'è studiata Emma e ha studiato un metodo per rendere, diciamo, più continuativa e più ampia la visuale di tutti gli armadietti una volta che sono nel loro contesto, e quindi messi vicino andranno a creare un paesaggio, diciamo molto bambinesco, una cosa molto facile da realizzare. Quindi in realtà se volete farlo anche voi a mano libera copiando i nostri passaggi lo potete fare, quindi ci divertiremo con le montagne molto morbide, con le colline, poi faremo nuvole, uccellini e qualcos'altro anche. Quindi in realtà oggi vi faremo vedere come andare a decorare, come rifinire, come trattare le superfici, ma anche come decorare tutti questi armadietti per creare un unico panorama, un unico paesaggio. Vero? Sì. In realtà tra tutti sono 6, 8, sono tanti. Sono tanti. Mi pare che sono quasi 14 armadietti, quindi non possiamo farveli vedere tutti quanti in video, ma sicuramente vedrete tutto il paesaggio quando li metteremo vicini. Allora adesso partiamo con un altro colore che però creiamo su misura per voi. Andiamo. Noi partiamo con 2 colori, il Grey Balm e l'Olivia. Quindi ricapitoliamo, alla base c'è il Dark Sand, ora faremo un mix unendo un po' di Grey Balm e un po' di Olivia per fare poi un ultimo passaggio più tardi con Olivia in purezza. Questo perché? Perché ci siamo studiati questo colore intermedio che adesso utilizzerò e lo metterò qui in questo modo per creare un passaggio intermedio appunto tra le tonalità. Cosa vuol dire? Vuol dire che se dentro io al Grey Balm metto un goccino di Olivia rendo il tutto molto più morbido, ben miscelato. Dimmi Emma più o meno quanto, ma non è molto, vero? No, non ce n'era tantissimo. 2 cucchiai più o meno. Io qua ho messo più o meno un 300 grammi di Grey Balm e 2 cucchiai di Olivia. Ora io col mio pennello giro, uso il pennello perché almeno nel frattempo miscelo bene, gratto il fondo e creo proprio una texture bella morbida. Che così. Ma soprattutto riesco proprio anche caricando col pennello a capire bene se la tonalità mi piace. Che dici Emma, ancora un pochino? Forse un goccio, sì. Un goccetto, vero? Ancora? Un cucchiaio. Ancora un cucchiaio, più o meno. Deve essere però una via di mezzo. Deve legare il Dark Sand della base all'Olivia che metteremo poi per diciamo, per la pianura. Ora Emma mi aiuta perché a mano libera disegniamo le montagne. Queste sono le cose che mi piace di più fare con voi, creare e decorare, togliendo la paura della decorazione a mano libera, perché chi non ha mai fatto arte nella vita, chi non ha mai studiato nulla di artistico, ha un po' la paura di andare col pennello a mano libera, e invece è facile. Emma inizia con il pennello più piccolo, vero? Hai preso un pennello a punta? Il pennello più grande del set Magic Paint dei pennellini con la punta, a disegnare l'altezza delle montagne. Prima però ricordatevi una cosa, le montagne e gli armadietti in questo caso devono avere una sequenza. Questo per noi è il mobile numero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi qua dietro io col pennarello ho già messo un bell'1, lì un 2, lì un 3. Proprio perché Emma darà diverse altezze e nel momento in cui poi noi le avviciniamo devono parlare le montagne, devono salire, devono scendere, vero? Sì. Quindi tu adesso parti? Io parto disegnando le montagne sul fondale e poi le riporto in modo dritto sul laterale. È molto facile questo passaggio, non vi preoccupate, guardate bene come fa lei perché è una tecnica molto 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 semplice e ce la possiamo fare. Sì, si tratta semplicemente di tirare una riga anche non troppo precisa, quindi chi ha la mano non troppo ferma forse è anche agevolato. Certo. Quindi andiamo a memoria e cerchiamo di disegnare il paesaggio come più preferiamo. Ovviamente lei prima disegna le righe sul fondale perché è più facile poi anche allontanarsi e guardare bene il tutto, perché questo è sempre un po' il trucco. Quando tu ti allontani e guardi quello che hai appena fatto, sicuramente capisci dove puoi migliorare, dove puoi modificare, anche quando, come adesso per esempio, la pittura è ancora fresca e si può tranquillamente ripassare. Okay. Quindi abbiamo fatto una riga che è partita da un metà, un po' più alta, siamo scesi per poi risalire. Ovviamente adesso poi sul secondo armadietto Emma continuerà partendo da quell'altezza, quindi farà così e poi riscenderà, creando appunto una montagna che viene collegata. Adesso lei appunto collega la montagna facendo questa riga netta perché per noi non cambia, il paesaggio assolutamente non viene modificato da questa riga di Emma. Per noi l'importante è che nel momento in cui le vediamo frontali la montagna continui nel suo disegno su tutti gli armadietti.
ok? Adesso l'aiuto, se no se parlo. Per continuare il disegno sui vari mobiletti avete due modi: o affiancarli e la linea che finisce da qua riprenderla di qua, oppure se non riuscite a metterli in linea semplicemente misurare, come faccio io in questo caso, 55, e mi riporto qua la misura. Se vi può aiutare anche qui in fondo. E riprendo a fare il mio disegno delle montagne in modo molto casuale. Io con un pennello da 30, da 50, quello che preferite, coloro da qui, da dove Emma mi ha fatto la riga, più o meno fino a qui. Non vado a fare tutta la seduta e non continuo con altro, perché poi qua andremo con un altro colore, con l'olivia. Quindi per me adesso è importante colorare questa parte in modo che ci sia appunto una bella copertura, una bella texture, ma soprattutto che ci sia la prima parte di montagna. Se volete facilitarvi il lavoro, vi basterà prendere il rullo con il nostro nuovo peletto in microfibra e facilitate tantissimo. Con il pennello, come al solito, andate solo dove non arriva il rullo, dove non volete evitare di sporcare, altrimenti poi si fa la rullata così e guardate, con una passata veramente andate ad omogeneizzare e colorare il tutto. Io ve lo consiglio molto perché andate assolutamente a sprecare meno tempo, meno colore e guardate come siete precisi. Con una passata coprite moltissima superficie. Il pennello vi farà sempre gli angoli e il rullo copre una superficie maggiore. Così. Una passata, guardate, diventa tutto perfetto. Ovviamente il pennello serve sempre per andare negli angoli, per fare i bordi, le finiture, ma il rullo vi salva tantissimo dal tempo che potete sprecare usando semplicemente il pennello. Guardate qui, una passata e via, tutto fatto. Adesso Emma parte con l'olivia, il nostro verde oliva, e fa la stessa cosa che abbiamo fatto prima con il nostro mix di colori, per creare nuove colline. Quindi disegneremo una seconda prospettiva, vero? Più scura perché è più vicina, quindi se voi ci fate caso questa sarà l'ultima collina ma è anche la più vicina ed è la più scura, la seconda è una tonalità media e invece il cielo è stato fatto con dark sand ed è il colore più chiaro che è in fondo. Questo ci aiuta ad avere proprio la prospettiva di lontananza. È un gioco perché comunque è una realizzazione molto semplice, manuale, no? Molto improvvisata, però sono delle regole da rispettare se si vogliono rispettare proprio i canoni anche appunto delle prospettive dei disegni. Lei adesso appunto fa le linee come prima, creando queste colline, ovviamente colleghiamo tutti i mobiletti come abbiamo fatto prima e io con il pennello a punta e il rullo coloro tutto il resto. Ovviamente coloro anche la base che è ancora del colore originale, quindi ci sarà quella arancione, quella azzurra, quella gialla. Io con pennello e rullo coloro tutto, anche la parte sottostante che addirittura ha una parte in ferro molto usurata. Andiamo avanti. Con il pennello a punta vado a fare tutti i bordini dove farei fatica a passare con il rullo e poi con il rullo vado a definire il tutto. Rullo con il pelo corto perché voglio avere un tipo di stesura diversa. Vado ovunque, sia su questa parte di montagna che sulla parte del fondo. È una cosa molto importante questa, quando usate il rullo deve essere inclinato in questo modo, ma soprattutto deve sempre essere usato molto pieno. Guardate, delicatamente si fa scivolare sulla superficie. Non si deve mai schiacciare il rullo, se lo schiacciate non copre in modo omogeneo, ma soprattutto non copre, lascia dei segni antiestetici. La stessa cosa noi la facciamo qui, anche sulla montagna, andiamo con il rullo a definire la parte più ampia della superficie e poi invece con il pennello andiamo a fare i piccoli punti in cui non arriva il rullo. Se volete li potete fare prima, come ho fatto io, altrimenti potete anche aspettare e farlo dopo. Una cosa molto importante è che con alcuni colori, come prima, con il grey ball mixato, potrebbe bastare una mano e con altri colori non basta una mano. Quindi qua faremo il tutto una volta, a pennello e rulle, e poi daremo una seconda passata, una seconda mano. Un'altra cosa molto importante che dovete sempre ricordare è che quando si va su
ampi spazi, rulle pennello è il massimo. Quando invece si va in spazi piccoli come qui, si lavora principalmente a pennello, perché noi qua coloreremo sia la parte interna, legnosa, che esterna, che le parti in ferro. Qua coloreremo tutto. Userò anche un pennello Magic Paint molto furbo, molto intelligente, a cui si toglie il manico, il merlino. Usando il Louis Parisien, che è il nostro nero, e un pennellino 12 a punta, li vendiamo ovviamente sempre noi rivenditori Magic Paint, iniziamo a creare la decorazione, il paesaggio. Iniziamo no, perché le montagne sono già il paesaggio. E quindi ora vedete che dopo la seconda mano del nostro Olivia tutto ha preso forma, il cielo, le prime montagne e le seconde. Ora iniziamo a fare gli uccellini che volano in cielo. È una cosa molto semplice, molto stilizzata, pennellino a punta, e io inizierò sulle parti superficiali, le parti superiori, e invece Emma sul frontale. Guardate la gestualità. Siamo molto diverse, io li faccio in un modo e Emma in un altro, l'importante è che entrambi sembrino uccellini. Vai! È una stilizzatura, quindi non vi preoccupate, io ne ho messi 3 vicini perché a volte gli uccelli sono in stormo. Aggiungiamo al nostro cielo un sole qui e là. Utilizzo il soufflé. Mentre io finisco i miei semicerchi, lo congiungerò anche dall'altro lato e li sta facendo qualche nuvoletta. Con il soffio, il mio bianco ottico, è un pennello da 30 un po' usato perché ha le setole un pochettino più dure, quindi un pennello magari già un pochettino vecchiotto, faccio le nuvole, puccio un pochino, poco, solo la punta, e inizio a fare una nuvola molto stilizzata, così. Fate le cose a memoria, come quando eravate piccolini, perché le cose fatte per i bimbi non devono essere perfette. E la cosa bella delle nuvole è che possono essere fatte come se fossero veramente nuvole di cartone animato. Guardate, io mi lavoro i bordi in questo modo, sfregando in modo irregolare, così, e le lavoro così. E voilà. Posso ripassare alcuni bordi se non mi piacciono, enfatizzando, allargando, modificando, ma le vere nuvolette sono fatte così, imperfette e arruffate. Ora fatela asciugare, e se per caso dopo che è asciugata volete ancora ripassare una volta per farla in alcuni punti più carica e in altri meno, diventa ancora più bella, perché per esempio qui dove c'è magari la parte esterna, quando è asciutta posso ripassare e farla un po' più chiara. Qua lascio magari un po' meno nitido, e qua la ripasso. In questo modo avrò ancora più livelli e definizione. Io continuo e faccio altre nuvolette. Nella mia vaschetta è arrivato il momento di metterci il protettivo, perché stenderemo 2 mani di protettivo su tutti i nostri armadietti. Protettivo satinato, e vi consiglio sempre di diluirlo da un minimo di 5% a un massimo di 20%. Io vado a occhio perché ormai conosco il mio prodotto, però mi raccomando, se non siete capaci di capire a occhio quanto diluire, magari pesate. Emma prende il pennello a punta, io prendo il mio rullo, lei va avanti e inizia appunto a fare tutti gli angolini col pennello a punta come abbiamo fatto fino adesso, tutte le parti in cui il rullo non arriva, e io con il rullo dietro lei sarò veramente molto molto veloce. Abbiamo fatto quanti armadietti fino adesso, Emma? Parecchi, ho perso il conto. Quando li vedrete tutti vicini l'uno all'altro sarà veramente una bella sorpresa. Quindi partiamo con gli ultimi step, avanti col protettivo. Emma parte con gli angoli e col pennello a punta. Io parto con il mio rullino e poi a un certo punto ci incrociamo. E in questo modo non perdiamo tempo. Op, op. Ed è veramente veloce proteggere tutto con questo metodo, ci metteremo pochissimo. Ovviamente io vado avanti
in questo modo e lei subito dopo va a correggere tutti gli angolini in cui il mio rullo non è arrivato alla perfezione. Quando si usa il rullo è importante non schiacciare troppo quando si carica, quindi rilasciare una buona percentuale di prodotto sul rullo e soprattutto quando lo si stende, così. Bisogna accarezzare la superficie, lasciare che il rullo scivoli delicatamente sulla superficie, perché se schiacciate fate tanti brutti segni. Invece se non schiacciate cosa succede? Che sia che voi stiate stendendo protettivo, che voi invece state stendendo del colore, lui in automatico si autolivella e non rilascerà nessun segno sulla superficie, perché autolivellando si spalma alla perfezione su tutto. Quindi mi raccomando, leggeri, e quando il rullo inizia a essere così asciuttino e scarico, si carica. È quasi ora di rimontare la ferraglia e farvi vedere come sono venuti. Io prendo la matassina e la lana d'acciaio, ce ne sono due misure, una un po' più grezza e una un po' più fine. Vedete voi, adesso io ho preso quella più grezza. Un goccino di olio jasmine, il mio olio pazzesco perché protegge, illumina, rende tutto nuovo, e vado a fregarli così. Questo passaggio vi aiuta a lucidare l'alluminio, l'acciaio, tutto, toglie via la ruggine vecchia e ve li fa veramente diventare perfetti. Faccio questo passaggio su tutto ciò che è di ferro e che era sugli armadietti. Questo qua per esempio era il portanome del bimbo, questo qua era il portafoto e poi ci sono due appendini. Qua addirittura c'è un po' di colla, un vecchio pezzo di carta che con l'olio va via. Ecco qua il gancettino e il gancio più grande. Sono solidi e non vanno assolutamente cambiati e in questo modo si lucidano, si tolgono le impurità e quando si mettono su sembrano nuovi ma con la forma vintage. Anche qui il gancettino, prendo un pezzo di carta e li asciugo. Come nuovi, lucidi. Io farò questo passaggio su tutta la ferraglia di tutti gli armadietti, che sono veramente tanti, e poi li rimettiamo su. Io ed Emma iniziamo a mettere tutta la ferramenta su tutti i mobili, che sono veramente tantissimi. Ovviamente utilizzo le viti nuove e i chiodi nuovi perché quelli vecchi erano molto arrugginiti. Una e due. Come vedete sono belli solidi, non si muovono perché comunque anche se sono vecchi sono solidissimi questi armadietti. In realtà le maestre hanno fatto molto bene a non buttarli per comprarne di nuovi. È stato meglio questo passaggio. Ora facciamo vedere tra poco com'è bello quando abbiamo rimesso tutto quanto. Qui vanno bene delle viti più grandi. Per la parte della foto useremo delle vitine più piccole e per la parte qua, la parte superiore, useremo dei piccoli chiodini. Ogni pezzo sarà rimesso al suo posto senza deturpare nulla. E anche questo restyling è finito. Siamo al Maurizio Farina, che è la scuola di Michelangelo a Rivarolo, e abbiamo fatto questo bel progetto d'accordo con le maestre. Perché? Perché loro erano in dubbio se tenerli, se salvarli. Si sono fatte anche due conticini in realtà, perché per i bimbi è sempre il meglio, però a parte il grandissimo costo che avevano gli armadietti nuovi, era un peccato vero e proprio buttarli via. Sono in legno, sono belli, solidi, non ce n'è neanche uno rotto, e quindi perché buttarli via solo per la vernice scrostata, no? Quindi, ti piacciono? In realtà abbiamo dovuto carteggiare e scrostare il più possibile perché in parecchi punti la vecchia vernice andava via. Hanno messo uno smalto negli anni senza mettere un fondo e i vecchi smalti, se non mettevi la cementito e il fondo, non funzionavano. Questo è uno dei motivi per cui Magic Paint è un prodotto all'avanguardia, perché oltre che essere naturale è una bassissima percentuale di VOC, quindi le esalazioni che voi respirate, ovviamente rispettando i minimi imposti dall'Unione Europea, è anche un prodotto altamente aggrappante. Quello che io dico sempre è: fate attenzione a quello che mettete in casa, fate attenzione a come fate restyling. L'importante non è solo colorare, ma anche come colorate.
Ora ci siamo divertiti e non ci siamo fatti problemi perché i disegni che sono su questi mobili sono fatti un po' come se li avrebbe fatti un bambino, vero? Ma ti piacciono? Sei sicuro? E adesso cosa coloriamo? Ci pensiamo. Scherzi a parte, proponetelo alle scuole, proponetelo agli enti pubblici, nei comuni, proponete il restyling, perché in realtà è una delle vie più belle, più facili e meno onerose che ci possono essere e soprattutto non si inquina. Mi raccomando, ricordate che i prodotti Magicpaint li trovate solo sul sito easyron.com e dai rivenditori autorizzati che trovate sul sito magicpaint.it. Non li trovate su Amazon e non li trovate su internet e su qualsiasi sito. La qualità è solo Magicpaint.